Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, le energie a livello personale, poi vedremo l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando continuate a spingere il vostro segno il più possibile per farlo vincere. Dico così perché voi siete i vincitori del mese scorso e quindi avrete il bonus di lettura che vedremo dopo. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e trovate anche i link per acquistarli. E adesso iniziamo facendo un piccolo passettino indietro. Dove ci eravamo lasciati? Voi avevate la carta dell'appeso. Spesso indica una fase di sacrificio e di sospensione. Sacrificio non necessariamente in senso negativo, magari ci sono delle incombenze, degli impegni eccessivi o un qualcosa che facciamo un po' fatica a gestire, forse anche delle situazioni esterne che sono bloccate e che quindi ci impediscono di comportarci, agire, di muoverci in un certo modo. Come dicevo, non è una carta necessariamente negativa, spesso le cose si bloccano o ci troviamo in una fase di sospensione perché magari è necessario fare un cambiamento, è necessario capire e comprendere meglio alcune cose o semplicemente aspettare che si sblocchino, però nel frattempo farci trovare pronti. E adesso andiamo a vedere il vostro arcano del mese di maggio. Allora, troviamo l'imperatrice. Io direi che, essendo una carta di evoluzione e di crescita, ma anche di, benessere sia personale sia, del dedicarsi a un progetto, alle persone più importanti, quindi abbiamo capito benissimo che, il vostro maggio sarà molto più sostanzioso e positivo. Per crescita intendo situazioni che si sbloccano e che finalmente si ha la possibilità di realizzare, magari, realizzare un progetto, un'idea, cercare di gestire al meglio le proprie energie, indica anche, cura, comprensione, pacificazione per certi aspetti, perché magari si è nella, predisposizione giusta ad aprirci, a condividere, a sostenerci, diciamo, a vicenda. La metto qui, così continuate a vederla. Vi ricordo che la trovate anche alla fine del video come schermata e potete fare uno screenshot, tenerla con voi per attirare appunto la sua energia. Adesso andiamo a vedere quelle che sono le vostre energie generali, però che vi possono aiutare a capire come gestire le varie cose, cosa aspettarsi, più o meno poi ci addentriamo nei vari ambiti. Allora, c'è la luna, poi il 9 di coppe e il 4 di coppe. Tanta acqua, si vede tanta acqua. Certo non è il vostro elemento, però vuol dire che comunque si prospetta un mese soprattutto di crescita e di evoluzione a livello interiore o negli affetti e anche in qualcosa che vi coinvolge e che vi appassiona particolarmente. La luna ha una doppia valenza in realtà, magari è vero potrebbe esserci ancora qualche strascico del mese precedente, però poi le cose vanno a cambiare, oppure invece finalmente si ha l'opportunità di concentrarci su noi stessi, nel senso proprio di osservare alcune situazioni per quelle che sono veramente, perché la luna ci consiglia
di andare oltre l'apparenza, di, trovare e scovare, la verità, di connetterci al nostro intuito, al nostro inconscio, di ascoltarlo, di far emergere i nostri veri sogni e desideri e avere magari l'opportunità di portarli avanti. Poi c'è il 9 di coppe, può indicare semplicemente magari, dei, bei momenti, di convivialità, di incontri, di gioia, di eventi che vi fanno stare proprio, bene, oppure come vi dicevo possibilità di prendere in considerazione, di continuare a portare avanti quello che già state facendo e di star bene principalmente con voi stessi. È un po' il 4 di coppe alla fine che in realtà fa pensare che anche se c'è una mancanza, un'insoddisfazione o state aspettando l'evoluzione di un qualcosa, tutto sommato alcune possono procedere in modo abbastanza tranquillo, che ci possa essere una certa stabilità. E adesso andiamo avanti con, la parte amore e relazioni. Allora, in questa parte è ovvio che andiamo a vedere principalmente coppia single, però per chi non è interessato magari può lo stesso ascoltare e adattare alle varie dinamiche di amicizia e di famiglia, quindi relazioni in senso lato. Troviamo l'8 di denari, il 7 di coppe e il 5 di coppe. Allora, anche qui in un certo senso c'è quella dominanza di acqua, di coppe, si parla di un mese dove, magari la vostra energia principale agisce all'inizio con dedizione, con cura e attenzione, forse anche reciproco, o c'è proprio possibilità di io dico di lavorare insieme intesa come collaborazione, come presenza, come cura e attenzione. Poi essendo una carta, che è legata al lavoro vero e proprio, magari ci sono degli impegni che cercate di rispettare, di portare avanti insieme, proprio con la massima responsabilità. C'è un po' di confusione, un po' di incertezza nella seconda parte, nella terza, alcune cose che vi lasciano perplessi, alcune cose che gettano un po' di ombre, di dubbi, di confusione, non necessariamente negativa. Il 7 fa riferimento alle varie possibilità che abbiamo davanti a noi e quindi magari di scegliere, quelle che sono più consone, quelle che sono realizzabili. Nel nostro piccolo magari vogliamo programmare un qualcosa di specifico, vogliamo incominciare a pensare, a programmare delle vacanzine, magari di non lasciarsi sovrastare. Purtroppo ahimè, come sappiamo da alcune cose che stanno accadendo, di non tergiversare, di neanche illudersi, ma incominciare proprio comunque a prendere in mano la situazione perché potreste rimanere bloccati, ma anche nel quotidiano, nell'incertezza del fare determinate cose. E siccome vi dicevo, sono carte che rispecchiano la nostra interiorità, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, potremmo sentirci un po' scarichi, scusate, e un po' giù di tono. Le cose possono essere tantissime, ovviamente magari non c'è abbastanza attenzione, non c'è abbastanza cura o ci sono delle situazioni a livello esterno che, comunque sottraggono tempo ed energia. Possono essere cose di passeggere, vedendo comunque la carta principale, vuol dire che è un mese di passaggio, sono situazioni risolvibili e ci si può concentrare solo sulle cose più importanti. Questo vale anche per le relazioni più importanti, come vi dicevo proprio di amicizia e famiglia. Per i single, altro che montagne russe, qui abbiamo proprio delle situazioni, dove il mese si apre un po' in fase
di delusione, dipende. Il 3 di spade per chi conosce questa carta, ovviamente, può pensare di aspettarsi il peggio. Non è detto, no, assolutamente no. È ovvio che per dover di cronaca devo dire che ahimè non è una carta, semplice da gestire e soprattutto da digerire, perché è associata alla sofferenza, al dolore, alle ferite che ci portiamo dietro. Quindi, cioè, se tutto sommato le cose vanno abbastanza, bene, magari potrebbe esserci qualcosa di fastidioso, qualcosa che, vi preoccupa, anche a livello strettamente personale, o magari c'è un interesse, un coinvolgimento non da parte vostra e allora siete comunque costretti a dare una delusione, quindi non è una cosa proprio negativa per voi. Quindi dipende dalle varie circostanze. Tradotto, che cosa vuol dire? Che se state conoscendo e frequentando una persona o non siete troppo convinti di voler procedere, o ci sono comunque delle cose che magari state cercando di valutare prima di andare avanti e ci sono degli alti e bassi. Questo eremita, forse fa, comprendere che c'è un periodo in cui voi comunque cercate concretezza, cercate, avete le idee abbastanza chiare di quello che desiderate e volete in questo ambito, quindi di non perdervi in cose di passaggio e, anche la presenza degli amanti può indicare, un incontro, un'avventura, anche a volte un incontro karmico, destinico con un'anima gemella, fiamma gemella, però ovviamente ricordo che essendo una stesura generica bisogna anche cercare di adattare a quello che si sta vivendo. Quindi molto interessante la parte dell'incontro, della conoscenza, del vivere delle situazioni intense, però ovviamente ognuno a modo proprio cercherà un po' di capire, di gestire. Non voglio dire che la cosa si va a bloccare. L'eremita parla proprio di osservare queste situazioni, queste dinamiche con la massima cura, con la massima intelligenza. Come dicevo, perché voi sapete che cosa state cercando e allora è vero, può saltar fuori veramente qualcosa di importante che può portare proprio sviluppi in una relazione di amicizia, quindi evolvere in qualcos'altro, in una nuova conoscenza che può procedere come una conoscenza più approfondita o semplicemente un'avventura se è quello che desiderate. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. È un po' l'inizio. Si vede anche dalla presenza della luna effettivamente con il 4 di spade che potrebbe esserci qualche difficoltà. Anche c'è il 4 di coppe e poi il 3 di denari, quindi un po' meglio verso la fine perché ci sono delle cose che state cercando di sistemare e di migliorare e magari anche il modo di gestire il vostro lavoro o la parte pratica. Magari c'è chi, già è in pensione, allora cerca di barcamenarsi, tra i vari impegni, le varie cose e quindi c'è la gestione delle proprie finanze in questo senso. Quindi qualche piccola difficoltà potrebbe esserci perché magari c'è una spesa imprevista o ci sono delle cose che non vi convincono tantissimo, vi possono preoccupare, ma queste possono essere legate alla famiglia stessa, a delle persone che sono intorno a voi. Proprio per chi ha il lavoro si vede una fase dove forse siete costretti ad accogliere alcune cose che stanno accadendo esternamente e che quindi vi dovete un po' gestire, come dicevo, nelle vostre finanze. Di sicuro salta fuori qualcosa di più interessante, di più importante, come aspetto legato alla richiesta di collaborazione, anche possibile aumento del lavoro e degli impegni e di conseguenza anche dei guadagni e delle finanze. Per chi è in cerca
o chi vuole fare grandi cambiamenti, soprattutto per togliersi un po' di insoddisfazione e seguire i propri sogni e i propri desideri, quindi attuare una fase di crescita, c'è una possibile evoluzione, anzi forse è, molto più favorito un atteggiamento del genere e quindi di, mettersi in gioco, di mostrarsi, di, ottenere risultati nel fare piuttosto che, aspettare di conseguenza che si sviluppino alcune cose. E infatti qui troviamo il 6 di bastoni che indica proprio un successo, un ottenimento, un nuovo sviluppo, quindi o possibilità proprio di avere l'aiuto, il sostegno economico da parte di qualcuno, ma anche come consiglio, come proposta, come offerta, da una persona con Re di Spade che è, una presenza molto, molto importante, quindi un capo, una persona molto lucida, seppur severa e pratica, però potrebbe essere, interessante, dare una svolta alla vostra vita. Quindi come consiglio, come proposta o come vi dicevo, aiuto e sostegno, essendoci anche la carta del 10 di coppe che è tanto, tanto legata alle persone intorno a noi, alla famiglia, all'intensità, delle proprie emozioni, della propria passione, quindi che trova degli sviluppi positivi. Quindi ci avviciniamo pian pianino a qualcosa che si concretizza. Vuol dire che le carte vi stanno dicendo che qualcosa andrà a funzionare per il verso giusto. Magari per alcuni possono trovare subito lavoro e soddisfazioni nel corso del mese, per altri dicono di insistere, di continuare a procedere in questo modo perché è lì che effettivamente successivamente si vedranno i risultati. E adesso, visto che voi avete vinto per aver raggiunto maggior visualizzazioni nel mese precedente, vediamo il super messaggio da parte dell'universo diviso per decadi per voi del Toro. Allora, partiamo con il Toro della prima decade. Qui troviamo il 4 di spade, il matto e la carta della morte. Non deve spaventare questa configurazione di carte. C'è un messaggio, secondo me, che vi porta a una svolta, a un cambiamento. Magari pensate bene in che ambito possono riflettersi maggiormente queste indicazioni, perché tutto nasce dall'insoddisfazione, da un qualcosa che è fermo, che è bloccato. Come vi dicevo già prima e come è saltato fuori un po' nel corso della lettura, anche le vostre stesse energie, se non c'è soddisfazione, se qualcosa è bloccato, è vero che alcune cose non dipendono esclusivamente da noi e anche a livello esterno, però il consiglio è quello di trasformare in un modo molto forte, molto radicale qualcosa per darvi la possibilità di un nuovo inizio o di stare meglio, soprattutto se si tratta di lasciare andare il passato, di lasciare andare qualcosa di doloroso, di troppo complesso e difficile o di un qualcosa che purtroppo non può andare avanti perché non ha la sua base, non ha il suo modo per poter procedere. Quindi è vero, queste sono carte di cambiamento drastico. C'è qualcuno da lassù che vi sta dicendo di prendere in mano la situazione, se è una situazione difficile e dolorosa, di alleggerirsi di questo carico, di prendersi cura di se stessi, l'abbiamo visto proprio con l'imperatrice, e proprio di chiudere quella porta del passato che è decisamente ingombrante. Poi invece per chi effettivamente vuole sbloccare
e attuare un cambiamento proprio di rinnovamento, è il caso di mettersi in moto, di viaggiare, di essere più spensierati, forse anche un briciolo di follia, quello può servire. Per i Toro della seconda decade il messaggio riguarda comunque un messaggio di rinascita, di espansione, di risveglio, di utilizzare i propri mezzi, la propria consapevolezza, quello che avete raggiunto, però proprio di incominciare qualcosa. In un certo senso anche qui c'è una certa energia di nuovo inizio, però per voi è un po' diverso perché mentre per quelli della prima decade c'è proprio bisogno di stravolgere, rinnovare profondamente un qualcosa prima di procedere, c'è la scintilla iniziale, qui la scintilla già c'è stata effettivamente, forse già sapete che cosa dovete fare, che cosa desiderate, che cosa volete, è giunta l'ora di rispondere alla chiamata del giudizio e mettersi in moto, seppur pian pianino, con calma, con circospezione, con attenzione, utilizzando l'astuzia, i vostri mezzi, valutare una possibile proposta o circostanza o evento che sarà proprio utile per voi per attuare questa svolta e questo nuovo inizio. Ricordo che un messaggio generico effettivamente potrete adattarlo alla vita sentimentale, strettamente personale, anche lavorativa. Per la terza decade abbiamo ancora il matto, però qui messaggio ovviamente diverso, è come se ci fosse un po' di confusione, un po' di incertezza, quindi desiderio di affrontare le cose diversamente, anche di dare una svolta, di un nuovo inizio, però forse potreste essere bloccati. La presenza del diavolo fa capire che forse la paura, la limitazione può dipendere da alcune persone intorno a voi, famiglia forse, o anche questioni a livello economico. Ecco, qui il messaggio è proprio di cercare di capire come svincolarsi, magari di trovare altre prospettive, altre idee, quindi non lasciarsi bloccare e di privilegiare l'espressione, di liberare, di sfogarvi, di liberare il vostro vero io, o un qualcosa che effettivamente vi dà la possibilità di iniziare un nuovo percorso. E adesso procediamo con l'ultima parte, quella dei segni zodiacali da attenzionare. Vediamo quali sono per voi. Troviamo lo Scorpione, poi Saturno. Saturno si riferisce all'Acquario e al Capricorno. Ecco, anche questo come significato, visto che è un oracolo astrologico, si riferisce ai limiti, al timore, alle responsabilità, però allo stesso tempo ci spinge verso i nostri obiettivi, le nostre ambizioni. Quindi potremmo a livello relazionale o avere qualcuno che magari può aiutarci ad andare avanti, a cercare di esprimerci in quello che stiamo cercando, in quello che desideriamo, appunto nelle nostre ambizioni, però dall'altro lato potremmo avere in senso negativo qualcuno che proprio ce le sta bloccando. Ecco che l'oracolo ci aiuta a confermare questo aspetto di non lasciarci intimorire, di non lasciarci bloccare. E poi troviamo anche l'Ariete, appunto, essendo proprio il primo segno e che riguarda tantissimo il fatto del seguire la scintilla, l'impeto, l'intraprendenza di utilizzare la volontà. Quindi questi sono i segni principali e si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di aprile, di maggio, scusate. Ciao!